Centrale Sport, in un unico contenitore tutto lo sport della Romagna. Eccoci qua, il quarto lunedì per Centrale Sport, siamo prontissimi, non siamo mai puntuali a venire. Beh, ma va bene, così creiamo quella giusta. Quei 10 minuti. Creiamo quella giusta in modo tale che la gente sia pronta. A te la parola, 19.09, 57, 58, entriamo nelle 19.10. Salutiamo innanzitutto i nostri tre compagni di avventura, a partire dalla Part Hotel Romea di Cesena, in via Romea 605. È praticamente un tiro o un cross, o è meglio dire che è tutte e due, soprattutto perché Apart Hotel è sia un appartamento che un hotel. Appartamento perché in ogni stanza c'è l'angolo cucina, ma anche hotel perché ti cambia la biancheria ogni giorno e ti offre la colazione di qualità in stanza. Il meglio di un appartamento con la comodità di uno hotel, Apart Hotel a Cesena in via Romea 605. Poi c'è l'agriturismo Il Rifugio, che è un luogo di tradizione romagnola con prodotti proprio coltivati e cresciuti nel proprio giardino, che rispettano la tradizione romagnola, immerso nella natura, accogliente, familiare. È prenotata, è consigliata la prenotazione, mi sbaglio sempre, prenotata la consigliazione, un luogo autentico dove natura, tradizione e ospitalità si incontrano. Poi chiudiamo con il nostro amico Vito del pizzeria e ristorante La Rosa dei Venti a Forlimpopoli, sulla tangenziale esterna, zona industriale, in via Enrico Berlinguer. Giovedì prossimo saremo suoi ospiti, è aperto a pranzo tutti i giorni, la sera dal giovedì alla domenica, si può mangiare veramente di tutto, carne, pesce, ottime pizze cotte nel forno a legno, la scelta giusta per il tuo palato, La Rosa dei Venti. Eccoci qua, quarta puntata, abbiamo 19 e 11, una puntata post sanremese, quindi mi auguro, Roby, che le tue selezioni musicali siano in chiave sanremese. Esatto, e apriamo subito col calcio, con sempre qui al mio fianco Lorenzo Lucchi, parlando del Cesena e preannunciando comunque che è stato fondamentalmente un weekend positivo per le squadre romagnole, perché ci sono stati due vittorie e 2 pareggi, quindi le nostre 4 squadre che seguiamo nessuna ha perso. Partiamo dal Cesena, che ha preso questo puntaccio di paura ad Empoli. Il Cesena viene da un periodo veramente difficile. Ha mantenuto la porta inviolata in sole 4 occasioni quest'anno, e anche se guardiamo i gol complessivi subiti, il Cesena ne ha subiti 38, uno in meno rispetto a Bari ed Entella che ne hanno subiti 39, lottano per le zone basse della classifica, no? Per non retrocedere, quindi anche questo è un dato indicativo. Continua il periodo di difficoltà dei bianconeri, che nelle ultime 10 partite ne hanno perse 7, hanno conquistato 2 vittorie, appunto nell'ultima partita hanno pareggiato contro l'Empoli, ed è anche indicativo lo striscione esposto in curva ospiti, vogliamo vincere, no? Scritto a caratteri neri su sfondo bianco in curva al Castellani. Ecco, proprio come contro lo Spezia era partito molto bene il Cesena con la rete che aveva sbloccato il match, aveva sbloccato la partita. L'ex di turno Fulignati aveva travolto Guarino, aveva pasticciato, Cerri era stato bravissimo a pulire la palla, a ripulire la sfera per servire poi Spendi, che a porta vuota non ha potuto far altro che segnare, che tirarla dentro. E proprio come contro lo Spezia, un'altra similitudine, il Cesena non è riuscito ad andare negli spogliatoi a chiudere il primo tempo con più di una rete di scarto, di vantaggio. Questo anche a causa dei 2 pali, della sfortuna che ha colpito, sì, prima con Cervo al 13° e poi con Cerri. Altra prestazione da elogiare, la sua altra prestazione da 7 in pagella. Francesconi l'aveva cercato in verticale, anche Francesconi, grande prova a mio parere, l'aveva cercato in verticale, aveva trovato il passaggio filtrante giusto, e Cerri ha appunto sparato su Fulignati, che quasi in maniera fortunosa, no? Ha toccato quel tanto che basta per deviare la palla sul palo. Ecco, nella seconda frazione l'Empoli l'ha pareggiata con i cambi, con il giro dei cambi. Ha cercato di più, anche addirittura la vittoria, oltre addirittura che la vittoria, il pareggio, insomma, più del Cesena. Certo, Fila è subentrato appunto a Nasti, che è stato impalpabile fino a quel momento, poi Saporiti è entrato anche proprio da un calcio d'angolo battuto da Saporiti. La palla è arrivata a Steven Spendi, che ha appunto cercato il tiro, è stato sporcato da Fila, che ha trovato il pareggio. Di positivo diciamo che il Cesena ha vinto il derby della famiglia Spendi, perché con la rete di Christian, che si è portato 10 reti, e mettere Steven in segue ancora con 9 punti, e l'altro aspetto positivo direi
io cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, questa coppia in avanti, Spendi Cerri, insomma, ecco, sta amalgamando, insomma, sta fondendosi bene. Assolutamente, sta dando i suoi frutti, mi sono piaciuti molto entrambi, si fondono bene, proprio anche come stile di gioco, si vede... Chissà che domani sera, che c'è questo Monza che ha ripreso la testa della classifica, visto il pareggio del Venezia, però insomma, ecco, visto anche che il Pescara, ultimo in classifica, ha battuto, dicevo prima, il Palermo quarto in classifica, magari questo nostro Cesena, insomma, fa nelle prossime 3 partite fa magari i punti che non ha fatto con le squadre pericolanti. Speriamo, ce l'auguriamo. Speriamo, diciamo che è andata ancora meglio la formazione Primavera, che ha battuto la capolista Fiorentina, portandosi a -2 dalla testa della classifica. Assolutamente, il Cesena ha battuto in casa la Fiorentina con gol di Rossetti, ora si porta a 45 punti, è terzo. Ha un punto da Parma e Fiorentina, appunto, che sono seconda a 46 punti, e la Roma invece è in vetta alla classifica, appunto, a 48 punti, quindi a 3 punti di distanza dal Cesena. Una primavera gagliarda, una primavera che sa buttare il cuore oltre l'ostacolo, sa superare i vari ostacoli, appunto grazie alla forza di un grandissimo gruppo, e proprio questo grande gruppo si è visto non solo in campo ma anche diciamo fuori dal triangolo verde, quando prima di scendere in campo nella foto di rito hanno esposto appunto la maglia di Bertaccini. Perfetto. Ci vogliamo anche noi accodare, diciamo, ai tanti messaggi arrivati a favore del giovanissimo centrocampista bianconero, certo, che potrebbe già essere dimesso in settimana, quindi speriamo di vederlo presto tra di noi e poi nei tempi relativamente brevi, insomma, rivederlo calcare il campo di gioco. Gli sono stati dedicati striscioni sia per quanto riguarda la prima squadra, al Castellani, a Empoli c'è stato uno striscione appunto in suo onore, anche a Martoranello, e poi Rossetti gli ha dedicato appunto il gol vittoria contro la Fiorentina, e anche tutta la prima squadra del Cesena è andato sotto la curva ospite e esposto la sua maglia, la numero 43. Perfetto, quindi ricordiamo, per chiudere la parentesi bianconere, abbiamo già Sandro Camerani da Ravenna in linea, dicevo appuntamento domani sera, vero Lorenzo, alle 20, questo insolito orario. Sabato prossimo a Modena si giocherà alle 19:30, quindi insomma si fa un po' alle 20, alle 20:30, alle 19:30, insomma chi più ne ha più ne metta. Ebbene, è andato appunto anche il Ravenna, che era andato in vantaggio nel big match contro l'Arezzo, però le distanze si mantengono identiche. Sandro, ci sei? Io sono qua. Eccoti. Sì, distanze identiche, erano diminuite alla fine del primo tempo. Sinceramente, come avevo detto settimana scorsa, non si pensava che questa partita potesse comunque sovvertire le sorti di un campionato che sembra indirizzato per quanto riguarda la prima posizione, però il primo tempo della Ravenna è stato molto buono, con uno schema assolutamente inedito di Andrea Mandorlini. Aveva proposto il 4-2-3-1, Ravenna che era andato in vantaggio e che aveva, dopo aver rivisto il replay, aveva anche subito una mezza ingiustizia, perché c'era un secondo cartellino giallo per Iaccarino dell'Arezzo che invece l'arbitro non ha ritenuto di sventolare, quindi Ravenna avrebbe potuto giocare la ripresa in superiorità numerica, cosa che non ha fatto. L'Arezzo ovviamente è cresciuto, perché naturalmente parliamo della capolista, della squadra decisamente più forte del campionato, secondo me di poco sopra l'Ascoli, non così nettamente come dicono adesso i punti. È cresciuto, ha pareggiato, ha preso anche un palo alla fine del recupero, che ha impedito agli aretini di vincere, di certificare totalmente la vittoria, il primo posto in campionato. Però ecco, a partita vista è stato un pareggio sicuramente equo, perché il primo tempo del Ravenna è stato forse leggermente migliore del secondo dell'Arezzo, che ha pareggiato, ha rischiato di fare il 2-1 alla fine, ma non aveva avuto altre occasioni. Quindi una buona trasferta. Adesso chiaramente il Ravenna è stato raggiunto in seconda posizione dall'Ascoli, c'è il turno infrasettimanale Ravenna Pianese mercoledì sera, e poi lunedì prossimo il postissimo sarà Ascoli Ravenna,
e sarà molto importante, anche se non chiaramente decisivo, per il secondo posto, che al momento è il traguardo massimo raggiungibile dai giallorossi. Perfetto, direi, anche perché poi con la vittoria dell'Ascoli mi sembra viaggino appaiate al secondo posto, Ravenna e Ascoli. Sì, sono pari adesso. Perfetto, quindi turno infrasettimanale casalingo per il Ravenna contro la Pianese mercoledì sera e poi lunedì sera posticipo ad Ascoli. Allora, a questo punto, Roby, pubblicità e poi un brano musicale. Intanto andremo a cercare Franco Pardolesi da Forlì per il collegamento sul Forlì Calcio. Grazie Sandro, ciao, a dopo. Ciao, grazie. Bene, rientriamo in studio, abbiamo già sull'altra linea Franco Pardolesi da Forlì, un Forlì che vince uno scontro diretto contro la Torres e si allontana ulteriormente dalla zona calda dei play-out. Relazionaci su questa bella vittoria 2-0. Sì, è stata una vittoria importante, anche perché veniva dopo una sconfitta a Terni, di misura, però è sempre una sconfitta. 2-0 alla Torres con una doppietta di Franzolini. La prima onestamente è stata una cosa, si è impappinato il portiere avversario con la palla nei piedi e fatto con la porta vuota, però se si pagano queste cose. Poi ha raddoppiato con un bel gol di testa e il Forlì ha allungato considerevolmente sulla zona pericolosa della classifica. Adesso sono 8 i punti di vantaggio sulla parte ultima, quindi si avvia a una prosecuzione del campionato abbastanza tranquilla, direi. Mentre invece la testa, diciamo la zona playoff Ecco, infatti con questo risultato il Forlì si è avvicinato alla 10ª posizione, che è il Livorno, che presto sarà di scena proprio a Forlì quest'altra settimana, e quindi è 2 punti sopra, e 37 a 35, due punti si può anche pensare, fare un pensierino ai play-off, che sarebbe il coronamento di una stagione che, essendo la prima in Serie C dopo tanti anni, potrebbe essere una bella conclusione di stagione. Per il Forlì, Franco, il turno infrasettimanale in esterna o doppio turno? No, il Forlì gioca mercoledì sera alle ore 20:30 a Pineto. Sì, e poi si torna in casa. La partita in casa domenica all'orario, secondo me molto discutibile, delle 12:30 con Livorno. Va bene, ha 2 partite a fila in casa dopo, 2 domeniche, 2 volte alle 12:30, che mi sembra una cosa abbastanza. Vi portate il cestino da viaggio, vi portate non abbiamo certo paura di questo, però a giocare alle 14:30 o alle 15 sarebbe l'ideale, però la federazione distribuisce orari così. Ci andiamo dietro, via. Va bene, Franco, so che devi scappare per seguire la tua amatissima over 35, quindi ti lasciamo andare. Grazie. Stiamo per partire. Grazie per il tuo intervento, ci sentiamo lunedì prossimo, va bene? Poi buona continuazione, complimenti. Grazie Franco. Allora, adesso abbiamo un avvicendamento, diciamo, in scaletta, perché è iniziata, diciamo, la stagione, quindi lanciamo una canzoncina, Roby, sì, mentre andiamo a cercare per collegarci con Emiliano Tozzi, che ci parlerà della prima tappa nel segno della Romagna, nella prima tappa del MotoGP, e anche qualche pillolina di anticipazione, perché poi nel prossimo weekend partirà anche la Formula 1. Un po' di musica e poi Emiliano Tozzi per MotoGP e Formula 1. Bene, torniamo in studio. Abbiamo già sentito Emiliano Tozzi che è molto eccitato da questo inizio in marca romagnola del MotoGP e poi anche un pochino di Formula 1 in coda. A te la linea, Emiliano, ciao. Ciao Daniele, ciao Lorenzo, tutto bene? Ciao Emiliano, tutto a posto. Allora, io che cosa volete che vi possa raccontare? Vi racconto in modo molto sintetico che Marco Bezzecchi ci ha messo di fronte alla storia di una nuova epoca del motociclismo, che parla anche romagnolo, perché uno a ripensare a quello che abbiamo visto sabato, Marc Marquez sarà il cabroncito, ma Marco certamente è uno nato per fare delle gare di ignoranza,
come sono in Romagna tanto spesso assistiamo, nel senso più positivo del termine, non fraintendetemi. Bezzecchi ha sostanzialmente dominato il weekend, dalle libere alle qualifiche, a quello che stava succedendo sabato, a quello che poi è successo domenica. E questo vuol dire che il neo di quella scivolata al secondo giro della sprint è stato, se vogliamo, proprio un peccato veniale, probabilmente dettato dall'eccesso di foga, come poi lo stesso Marco tra le righe ha affermato nella sua intervista di domenica con a fianco Massimo Rivola. E proprio il connubio, come dicevo io, tra Massimo Rivola e Marco Bezzecchi ci sta regalando questo avvio di stagione che rimanda anche drammaticamente, secondo me, a qualcosa che non vedevamo anche per fisicità, perché a me Marco ricorda tantissimo il Sitch, in una chiave di genuinità, di autenticità, come poche altre volte ho visto. E a questo dovete aggiungere il fatto che Aprilia, quello che ha dimostrato nei test una settimana prima di questo avvio di stagione, è stato ampiamente riconfermato, perché soprattutto ieri 4 moto della casa di Noale nei primi 5 sono stati un biglietto da visita e una dichiarazione di voler, tra virgolette, contendere il titolo Ducati in tutto e per tutto, con la vera sorpresa di un Pedro Acosta con una KTM che ha dimostrato di essere estremamente concreta. E questo, diciamo, un po' quello che ci ha regalato Buriram in questo suo avvio stagionale. Io credo che Marco nel piccolo stia facendo proprio la storia, perché intanto è il primo Centauro che ottiene 3 successi consecutivi con Aprilia, ha ripreso il filo di quello che è stato il discorso lasciato dallo scorso anno, e tutto mi fa presagire, vedendo anche un po' nel gioco degli sguardi dell'ufficio Facci, come avrebbe detto Beppe Viola, che l'intesa che c'è soprattutto con Rivola sia qualcosa di veramente speciale, che vada considerato il vero valore aggiunto di questa griglia. Adesso tra 2 settimane si andrà a correre in Brasile e lì, diciamo così, saremo anche di fronte un po' a una prova del 9, perché a Goiânia è un circuito in cui non si corre dall'89, è nuovo per tutti, la MotoGP non ci ha mai messo piede, in sostituzione di Redondo e il Gran Premio d'Argentina, e quindi potremo anche verificare effettivamente il valore dei contendenti, soprattutto la riconferma di Aprilia, che a Buriram ha potuto usufruire anche di una certa sessione di tempo nella messa a punto. Quindi, diciamo, partiamo tutti da zero e vediamo che cosa succede. Bene, quindi 2 settimane per preparare questa gara inedita, diciamo così, in Brasile, mentre invece il prossimo weekend si partirà con la Formula 1 dove? Il prossimo weekend la Formula 1 apre i battenti in quel di Melbourne, una delle più classiche delle aperture di stagione. Se mi devi chiedere chi vince, non lo so, perché, come ho cercato di spiegare anche negli appuntamenti precedenti, siamo di fronte a qualcosa che la logica non può totalmente sottintendere, ovvero le variabili in gioco a livello di motorizzazione, a livello di affidabilità, a livello di prestazioni delle vetture, fanno sì che delineare un quadro preciso su chi sia veramente un granino davanti agli altri è davvero difficile. I test hanno detto in sostanza che Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull hanno qualcosa più degli altri. Quali in questo ordine, i primi 4 della classe, sì, effettivamente la pista cercherà di dimostrarlo a partire da Melbourne, ma credimi, ci sono ancora tante variabili legate appunto alla nuova introduzione delle nuove power unit e a quello che queste power unit determinano in termini di gestione della prestazione, che è veramente difficile dire chi sia davanti. Si ipotizza Mercedes, se non altro in termini di motorizzazione, vediamo se la pista confermerà questa supposizione. Va bene, ce lo racconterai lunedì prossimo, Certo. raccontandoci appunto questa prima tappa della Formula 1 e anche come andranno i preparativi per la seconda tappa del MotoGP, invitandoti, se vuoi, una delle prossime volte anche qui in studio, perché sei sempre esauriente con i tuoi interventi. Ti salutiamo, quindi forza Romagna col MotoGP e buon debutto in Formula 1.
Bene, rientriamo in studio, grazie a Emiliano. Ciao a tutti. Ciao Emiliano, Ciao, Emiliano Tozzi. Siamo già pronti a voltar pagina, ritmo serrato, perché parliamo di basket. Abbiamo già in linea Stefano Benzoni, la A1 di basket maschile è ferma, però giustamente ci fa un breve punto della situazione, soprattutto spiegandoci quelli che saranno i meccanismi, dico bene Stefano Benzoni, i meccanismi dei play-out e dei play-off. Ciao Stefano. Sì. Ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Sì, è ferma la 1, di conseguenza è ferma anche la 2 che per le finestre dedicate dalla FIBA alla disputa delle partite per le qualificazioni ai campionati del mondo del 2027, però parliamo di quella che sarà una modifica molto importante che verrà sancita e ratificata ufficialmente dal Consiglio federale del prossimo 15 marzo, ma che è già sostanzialmente certa, cioè la modifica ai play-out di Serie A2. Cosa succedeva prima? Succedeva che le 4 squadre comprese fra la 16ª e la 19ª posizione si scontravano 16 contro 19, 17ª contro 18ª in 2 serie al meglio delle 3 su 5, cioè passava il turno che vinceva per prima 3 partite, e le 2 vincenti di queste serie si sarebbero salvate, mentre le 2 perdenti sarebbero retrocesse in Serie B nazionale. Invece, con la scomparsa di Bergamo, le retrocessioni si sono ridotte da 3 a 2, quindi una Bergamo. La seconda verrà fuori da un'altra serie di play-out, cioè oltre agli scontri fra 16ª, 19ª e 17ª, 18ª, con le vincenti salve, e ci sarà un'ulteriore possibilità per le 2 perdenti delle 2 serie che potranno scontrarsi fra di loro, e a quel punto la vincente resterà in Serie A2 e la perdente retrocederà in Serie B. Quindi un'ulteriore serie al meglio delle 3 su 5 per stabilire la seconda formazione che dovrà lasciare il campionato di Serie A2 dopo Bergamo. Va bene, noi andiamo avanti con le nostre puntate fino alla fine di maggio, speriamo di riuscire a vedere tutte queste gare complicate, abbastanza controverso, un po' complicata, però vedremo che fine andremo. Dimmi. Speriamo che Forlì riesca a salvarsi direttamente senza passare entro il 26 aprile, senza passare dai play-out. Va bene. I play-out comincerebbero con gara 1 il 10 maggio, dopo 2 settimane, domenica 10 maggio. Va bene, grazie Stefano per la tua esauriente spiegazione. Siamo in linea anche con Ravenna, con Maurizio Correni, che ci dice la sua sempre sul basket di Ravenna. Ciao Stefano, a te Maurizio. Buonasera a tutti. Buonasera Daniele, buonasera a tutti. Prendo spunto dal discorso di Stefano relativo ai play-out. Anche Ravenna a questo punto del campionato ha l'obiettivo di evitare i play-out dopo la 4ª sconfitta consecutiva subita ieri contro San Severo, che la vede attualmente al 13° posto in classifica con i suoi 22 punti, quando mancano 8 giornate alla fine della stagione. E quindi a questo punto l'obiettivo, come ho detto, è quello di rimanere davanti a 5 squadre per non dover ricorrere alla roulette dei play-out. A questo proposito diventa molto importante la gara di domenica prossima al Costa, quando riceverà Fabriano, peraltro già sconfitta all'andata, dove sarà fondamentale vincere e prendere i 2 punti per tenere a bada le inseguitrici, che sono attualmente Ferrara a quota 18, Quarrata che ha fatto il colpaccio a Faenza
domenica a quota 16, e poi ci sono 4 squadre a 14 punti che sono Virtus Imola, Nocera, Pesaro e appunto Fabriano. Ok. Il calendario vedrà poi Ravenna di scena sabato al Pallaruggi di Imola contro l'Andrea Costa, per poi dopo la sosta dovuta alla Final Four di Coppa Italia ritornare in campo al Palacarrara di Pistoia contro Quarrata, che sarà un'altra sfida di vitale importanza per entrambe le contendenti. Bene, bene, quindi buon lavoro alla squadra ravennate, buon lavoro al nostro inviato da Ravenna Maurizio Coreni. Ci sentiamo lunedì prossimo, e se sei giovedì con noi alla Rosa dei Venti ci fa solo che piacere. Va bene? Grazie. Allora Grazie a questo mille, punto buonasera a tutti. Grazie, ciao Maurizio. A questo punto, Righi, ciao. Abbiamo la canzoncina, abbiamo una richiesta proprio da parte di Emiliano Tozzi, che ha detto prima o dopo il nostro intervento una canzone, annunciala tu. L'allegria, Gianni Morandi e Giovanotti. 19:44 e 30 secondi, salutiamo il nostro amico Jimmy che ci deve lasciare un quarto d'ora prima per impegni precedentemente assunti. Siamo al RAS finale, siamo pronti per collegarci ancora una volta con Ravenna, con l'amico Massimo Montanari per parlare di volley, poi sentiremo il contributo anche di Valerio Rustignoli per poi chiudere alla grande con il rugby, con l'intervento di Marco Zuccarelli. Ma andiamo per ordine, parliamo di volley e ci colleghiamo con Ravenna con Massimo Montanari. Ci sei Massimo? Ciao, ben trovato. Ciao a tutti, un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, pronto? Sì, mi sento, puoi andare. Ok, niente, quindi è ripartito il campionato di A2 dopo la sosta per la Coppa Italia di categoria, ed è ripartita con la stessa gara che è stata la finale, cioè le prime due a confronto, Prato e Pineto. La Coppa Italia se l'era presa la squadra abruzzese, il match di campionato se l'è preso in un appassionante tie break il Prata, che ha consolidato così il suo primo posto, quindi si gioca praticamente ormai per il secondo posto, e qui c'è la Consa Ravenna che grazie al 3-0 ottenuto ieri contro Sorrento e da concomitante sconfitta al tie break di Pineto ha portato a un punto il suo distacco dalla seconda piazza, una posizione molto importante nella griglia playoff, perché vorrebbe dire garantirsi oltre ai quarti anche la semifinale, in semifinale l'eventuale bella gara 3 di playoff. È stata una bella partita da parte dei ragazzi di coach Valentini, determinati, lucidi, fisicamente a posto, aggressivi, capaci di gestire lunghe fasi di gioco, soprattutto nel secondo e nel terzo set, in cui la squadra avversaria, Romeo Sorrento, ha dato filo da torcere, ha cercato in tutti i modi di opporsi a Ravenna, e quindi un 3-0 netto, ma combattuto, e quindi ci voleva questo successo per permettere alla Consa di ripartire dopo la sconfitta maturata contro Lagonegro nel match prima della sosta. Adesso 6 partite a ritmo serrato, mercoledì già di nuovo in campo per il turno infrasettimanale a Brescia, al momento quarto in classifica tra le favorite per la promozione, poi di nuovo in campo domenica ancora al Pala de André contro Siena per un'altra partita sicuramente in cui Ravenna dovrà tenere gli occhi aperti. Bene, ci si avvicina quindi alla vetta della classifica la Consa Ravenna, quindi un punticino solo, insomma speriamo di guadagnarlo, di conquistarlo quanto prima. A questo punto ti ringrazio per il tuo intervento Massimo, ci vediamo giovedì sera se ci sei. Salutiamo prima di passare la linea a Valerio Rustignoli. Ciao Massimo, a lunedì prossimo. Ciao, a tutti voi. Ciao. Grazie, ciao. Dicevo, prima di passare la linea a Valerio Rustignoli, ricordiamo ancora i nostri amici Apart Hotel in via Romea 600
4,5 a Cesena, il meglio di un appartamento con la comodità di un hotel a prezzi che non sono i doppi. Romea Apart Hotel è sì appartamento, perché in ogni stanza trovate l'angolo cucina, ma anche il cambio della biancheria, una colazione di qualità direttamente in stanza, ma avete appunto anche la comodità dell'appartamento. Quindi, come dice il nostro amico, è un tiro e un cross, è tutte e due, quindi Apart Hotel è sia hotel che appartamento, assist e gol. Poi abbiamo la Rosa dei Venti, la pizzeria ristorante Rosa dei Venti a Forlimpopoli, del nostro amico Vito e i suoi collaboratori. Si mangia veramente bene, ottimi piatti di carne e pesce, pizze cotte nel forno a legno, la location ideale per i vostri ricevimenti, feste di ogni genere, cene di lavoro. È aperto tutti i giorni a pranzo e alla sera dal giovedì alla domenica. Rosa dei Venti, la scelta giusta per il tuo palato. Poi il terzo amico è la Daniela dell'Agriturismo Il Rifugio, che è un luogo di tradizione romagnola sulle colline di Cesena, poco sopra Calisese, con prodotti coltivati di propria produzione, quindi è diventato veramente una cucina che rispetta la stagionalità e le ricette della tradizione. Immerso nella natura, accogliente e familiare, vi aspetta con la prenotazione consigliata il Rifugio Agriturismo. A questo punto abbiamo Valerio Rostignoli che, parlandoci sempre di pallavolo, ma in rosa, per sapere come sono andate le nostre squadre al femminile nel volley. Ciao Valerio. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Centrale, bentrovati all'appuntamento con i risultati del weekend nel campionato di Serie B1 femminile di pallavolo. Si è giocato questo weekend appunto la quarta giornata del girone di ritorno, che ha riservato alcuni risultati positivi per le formazioni romagnole. Al Pala BCC Romagnolo l'Elettromeccanica Angelini ha conquistato probabilmente il risultato più importante del weekend, vincendo per 3-0 contro Ostiano, un successo piuttosto netto per la squadra allenata da Luchi, che in 3 set si è sbarazzata di una delle formazioni più competitive del torneo e che lotterà fino alla fine per provare a conquistare un posto nella prossima 3. Importantissimo il successo anche della Live 365.eu di Forlì, che ha vinto sul campo dell'Anderlini Modena per 3-1, conquistando 3 punti importantissimi in chiave salvezza contro una diretta avversaria, mettendo in campo una prova di grande coraggio dopo la difficile settimana che aveva portato al cambio in panchina, quindi all'addio di coach Nello Cagliendo, e una buona reazione quindi da parte della squadra forlivese, che ha conquistato punti importanti per il proseguo della stagione. Perde Ravenna nello scontro di alta classifica contro Ripalta, ma in terra lombarda la formazione bizantina riesce comunque a conquistare un punto, quindi arrivando al tie break, perso poi per 15-11 dalla squadra giallorossa, che in un difficile momento a causa di alcuni infortuni che minano la continuità e le potenzialità del roster appunto ravennate, riescono comunque a limitare i danni in uno scontro diretto molto difficile. Chiude il quadro delle formazioni romagnole Riccione, che è perso per 3-1 sul campo di Valdarno. Prossimo turno fondamentale in chiave salvezza, con il derby al Villa Romiti sabato alle 16:30 tra Forlì e Cesena, le due formazioni che attualmente sono separate da un solo punto in classifica, che vedono quindi Cesena sopravanzare Forlì di un solo punto appena sopra la zona salvezza. Quindi una sfida equilibratissima dall'esito incerto tra due formazioni che stanno provando a ritrovare continuità in vista di questo rush finale per provare a mantenere la categoria. Sfida sulla carta abbordabile per Ravenna, che al Palacosta ospita il Centro Volley Reggiano, una formazione che occupa la seconda parte della classifica, ma che si è molto rinforzata anche sul mercato nel corso dell'inverno, quindi una squadra da non sottovalutare per le ragazze di coach Rizzi. Riccione invece ospita Montespertoli per una partita difficile, ma da provare a vincere per cercare di non far scappare le altre due romagnole, quindi Forlì e Cesena, che la sopravanzano in classifica, perché ricordiamo che oggi Riccione è terzultima, per provare ad agguantare almeno i play-out
deve mantenere almeno non più di 2 punti di distacco dalle formazioni che la precedono, e ad oggi Forlì è più 3 sulla squadra liminese. Centrale Sport con Daniele Magnani, tutto lo sport della Romagna. Sì, eccoci qua, siamo veramente in chiusura e con questa vittoria di Sanremo, questo per sempre sì, come si intende? No, il titolo è per sempre sì, per sempre sì. Abbiamo già in linea il nostro esperto, il nostro specialist di rugby. Non voglio anticipare nulla, ho letto qualcosa, si poteva far meglio. A te Marco Zuccherelli per la chiusura, 3-4 minuti fino alle 20, vai. Come va il rugby? Cari amiche e cari amici di Radio Centrale, per sempre sì magari, purtroppo per entrambe le squadre romagnole è un per sempre no, e la squadra maschile continua nel suo percorso negativo, sono 7 le sconfitte consecutive. Questa volta a vincere è il Tarvisum in casa a Treviso, a fianco allo storico stadio di Monigo. Pensare che il Romagna era partito molto bene, chiude la prima frazione di gioco avanti per 7-10 grazie alle mete di Fele, ai calci di Sergi, poi sul finire del primo tempo i padroni di casa accorciano e nella ripresa c'è l'allungo definitivo che consegna ai trevisani 5 punti in classifica e lascia a 0 punti in classifica i giallorossi. I romagnoli scivolano così al penultimo posto in classifica. Fortunatamente quest'anno per la riforma dei campionati del prossimo anno non ci sono retrocessioni, però è un segnale negativo perché dopo tanti anni di campionati positivi quest'anno le cose non vanno come dovrebbero andare. Si ferma anche la squadra femminile in casa col Volvera, era un match da dentro fuori, era un quarto di finale, visto che è una semifinale, perché chi vinceva andava a fare la finale per salire al gradino superiore, perché comunque la prima classificata della Serie 1 andrà direttamente in finale per andare in Serie Elite, e mancano ancora 2 giornate al termine, però il Volvera vincendo 13-52 sul campo di Cesena allunga definitivamente a quota 37, le romagnole sono a quota 20, per cui giochi chiusi anche per le giallorosse femminili. Questa è la situazione del rugby romagnolo. Questo weekend giocherà la nazionale a Roma con l'Inghilterra, per cui saremo tutti fermi. Ci rivedremo, quindi ci risentiremo fra 15 giorni. Va bene, grazie ancora Marco Zuccherelli per questo intervento. Purtroppo continua la serie negativa delle formazioni del rugby, ma speriamo che anche queste si riprendano quanto prima. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, poi ci tratterremo ancora con Lorenzo Lucchi qui al mio fianco. Ricordiamo, per chi volesse risentata, su Radio Centrale TV, sui social potete ascoltare la puntata numero 4. Allora Lorenzo, chiudiamo, siamo praticamente a ridosso delle 20, siamo sui 50 minuti di trasmissione, ne sfruttiamo ancora 2-3 minuti, 3-4 minuti per ritornare sul Cesena Calcio alla vigilia appunto di questo importantissimo Cesena Monza. Che cosa ti è piaciuto di più sabato ad Empoli e che cosa ti è piaciuto di meno? Ma sicuramente il Cesena, così come era capitato contro lo Spezia, come dicevamo prima, è riuscito a tratti ad imprimere il proprio gioco, no? Soprattutto nella prima frazione con Spendi, che i bianconeri si erano appunto portati in vantaggio, e poi aveva appunto creato, no? Diverse occasioni, il palo di Cervo, il palo di Cerri, ecco. È stato anche propositivo questo Cesena, no? Magari manca quella appunto concretezza in più, magari anche la sfortuna gioca questo Cesena sia contro lo Spezia sia contro l'Empoli, ma ovviamente non si può amputare tutto alla sfortuna. Hai perso 7 partite nelle ultime 10, ovviamente un motivo ci sarà, ma io vedo appunto un Cesena che può dare ancora qualcosa da qui alla fine della stagione, e appunto saranno fondamentali le prossime partite per scoprirlo. Ecco, però all'andata mi pare di ricordare che col Monza perdemmo di stretta misura e non ci mise poi sotto. Secondo te sarà una partita difficile come quella contro il Venezia, seppur casalinga, o secondo te il Monza è più, non dico abbordabile, ma più attaccabile?
Di sicuro la partita dell'andata era quasi un altro periodo storico, no? Quasi medioevo e rinascimento. Stavamo meglio. Stavamo sicuramente meglio. Anche la partita contro il Monza aveva trovato il pareggio il Cesena, no? Dopo essere andato sotto, poi è stato annullato un gol dal VAR, quindi addirittura era quasi erano appunto stati punti persi paradossalmente contro il Monza all'andata. Adesso al ritorno io vedo un Monza veramente forte, con giocatori forti, che si è rafforzato anche nel mercato di gennaio, Cutrone, Hernani, no? Sarà veramente tosta. Secondo me il Venezia è una squadra più pronta del Monza, giocatori, individualità più forti, è una squadra più completa sotto ogni reparto, ma anche il Monza ha individualità importanti sicuramente. Va bene, noi ci auguriamo veramente che domani si possa assistere a una bella partita. Diciamo, non dico che il Cesena non ha nulla da perdere, però magari dovrebbe evitare sicuramente la sconfitta, e poi magari se viene fuori una prestazione, insomma, ecco, è stato a riposo, diciamo, per buona parte dell'incontro di Empoli, è stato a riposo Berti, come è stato a riposo Mangraviti, quindi speriamo, insomma, che il mister metta in campo la formazione migliore, ma questo c'è da aspettarselo, insomma, ecco. Serve una prova convincente. Io a tratti ho visto un buon atteggiamento contro l'Empoli. Serve mettere in campo tutta quella grinta, anche quella qualità, quelle buone giocate che abbiamo visto per tutta la prima parte di campionato. Adesso il Cesena forse è stanco anche psicologicamente, sì, no? Mentalmente, ecco, fisicamente. Se avessimo anche quel pizzico di fortuna, se selezionato prima, insomma, non guasterebbe. Adesso è chiaro che in un arco di un campionato la fortuna e la sfortuna si compensano, però, insomma, ecco, se avessimo anche un piccolo aiuto, insomma, in campo, insomma, fortunoso, insomma, non lo disprezzeremmo, insomma, via. Quindi per chi potrà esserci domani sera, appuntamento in questo orario pre-post serale, insomma, un po' metà strada, lo ricordiamo ancora, biglietti ore 20. Non so, hai qualche aggiornamento su come stanno andando le prevendite? C'è comunque curiosità, mi sembra che anche il gesto a fine partita, insomma, non c'è mai stata frattura tra la squadra e la tifoseria, no. Però a Empoli si è visto, diciamo, ancora, insomma, si è ritornato a vedere qualche sorriso, insomma, speriamo che domani sera gli spalti siano ben gremiti, insomma, e invitiamo tutti a tifare Cesena per domani sera. Sicuramente l'immagine più bella con l'Empoli è stata forse più unita, no? Tutta la squadra sotto la curva con la maglia Bertaccini, il numero 43. Di nuovo i nostri auguri a Bertaccini, 20:03, siamo veramente in chiusura, quindi grazie ancora per averci seguiti, buona settimana a tutti, buon Cesena Monza e soprattutto anche Modena Cesena di sabato prossimo, perché poi lunedì prossimo nella quinta puntata dovremo commentare Cesena Monza, ma anche Modena Cesena. Fra l'altro il direttore credo che venga, mi diceva Maurizio, credo che venga a seguire il Cesena Modena, quindi è tutto per il momento. Grazie Lorenzo per la sua per il suo aiuto, insomma, per la sua competenza. 20:04, Roby, a te la linea. Buona serata, buona settimana. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Grazie, ciao. ciao.